Allora, un'altra proposta. Altro oro? Sì, sempre più oro. Sempre più Oggi oro. ci piace Oggi l'oro. sono molto contento dell'oro, bellissimo questo. Costruiamo una collezione di orologi da Mario Mosta Gioiellieri. Andiamo. Buonasera. Oh, Eccoci Ale, qua. come Ciao stai? Nico, buonasera. Tutto bene tu? Benissimo. Bene. Benvenuto, Bellissimo, bentornato. Anzi. elegante, come sempre. Ci provo. Budget per questa nuova puntata del nostro Build Collection oggi è alto, oggi possiamo divertirci. Scialiamo. Sì, tra l'altro ho visto passare un pezzone, vabbè dopo me lo fai vedere. Sì. 150.000 euro. E quel pezzone lo inseriamo nel budget. Allora. Sì, te lo propongo, certo. Passava apposta. Sì. 150.000 euro orologi in oro. Ok. Ne abbiamo già visto qualcuno qui Sì, da in qualche te. puntata precedente. Poi, Però, chiaro, ci sono nuovi arrivi. bene. Tuffiamoci. Andiamo? Sì. Allora, Orologi in oro, la nostra postazione. la nostra postazione, io metto il guanto chirurgico. Chirurgico. Siamo pronti? Sono veramente curioso di vedere. Non so se mi hai visto seguirlo. Sì. Allora, iniziamo da quello. Dai, iniziamo da dal quello. pezzo Iniziamo da forte. quello. Iniziamo dal pezzo forte. Ok. Bulgari, Pronti a se non ho capito male. sganciare una bomba. Mia. Mamma mia. Eccolo qua. Magnifico. Vai, scarta Posso? tu, che so che ti piace. Sì. Finissimo Mio in Dio. oro rosa con quadrante cioccolato Soleil. Io direi che possiamo chiudere la puntata. Questo è un pezzo veramente straordinario. Sì, assolutamente sì. È uno di quei pezzi che credo chiunque vorrebbe in collezione. Cioè, magari non si può utilizzare sempre, non si può utilizzare facilmente, però... No, poi dipende anche tutto, sai, da dove vivi, che Sì, tipo è vero, di è vero. stile di vita hai. Così come... Dubai, orologi così sono Sì, la all'ordine del normalità. giorno, Sì, certo. sì. Così come anche in Giappone. Io ci sono stato diverse volte per lavoro in passato e mi dicevano i locals che non c'è mai invidia, no? Piuttosto la gente ti fa i complimenti per com'è bello quello che hai addosso, quello che hai al polso. Un altro mondo. Sì, completamente. Qui Sul come anche retro. per quello, scusami, come anche per quello in acciaio hai lo stesso tipo di lavorazione alternata Sì, del satinato vedevo. lucido che lo rende ancora più prezioso. Infatti, sì. Beh, su un orologio del genere era veramente necessario. Certo. Bellissima lavorazione. Vabbè, il quadrante poi che si sposa con l'oro è incredibilmente bello. Veramente dietro, all'interno più che dietro, il solito bellissimo calibro con micro rotore. Sempre in platino. Code de Genève. Bellissimo. È un orologio così bello, lo fanno sempre più bello, ma questo calibro sul retro... Poi non so se hai notato, Ale, hanno migliorato il calibro. Adesso durante la fiera di Ginevra, Watches and Wonders, ho fatto 2 chiacchiere con il responsabile grandi complicazioni di Bulgari che tu hai conosciuto una sera ad un evento e mi diceva che l'hanno un po' alleggerito di un po' troppi rubini che aveva. Il bilanciere che era in ottone è stato sostituito, quindi adesso vedi il tono sul tono e a loro piace più così, vedi lì. Sì, sì. Il ponte. Sì, sì. E poi la massa oscillante è stata ingrandita un po'. Ah, ok. Per consentire una maggiore potenza di carica. Sempre in platino, però è stata ingrandita un po'. Stupendo. È fantastico, è fantastico. E E poi... quest'anno Bulgari ha introdotto una novità su cassa in oro finissimo, che è altrettanto bella, che è tutto oro giallo con quadrante blu. L'ho visto. È fantastico. È fantastico, però io ho una predilizione per i quadranti marroni. Non so neanche perché, in realtà è una cosa che insomma ho iniziato ad apprezzare da poco. Però su un orologio dove il marrone ci sta particolarmente bene, come l'oro rosa,
mi piace ancora di più. Si sposa troppo bene. Sì, magnifico. Prezzo di listino di questo Sì, orologio? manca questo dettaglio. Allora, il prezzo di listino di questo orologio è 49.200 euro. Ah, pensavo peggio in realtà. No, ha il suo... Cioè peggio. È un bel prezzo, è un prezzo importante per Sì. un orologio molto importante. Consideriamo che ha anche un peso di oro notevole questo orologio. Sì, Penso sì. te ne sei accorto. Sì, indubbiamente. Sì, peso specifico dell'oro già di per sé molto alto. Certo. Un full gold di questo tipo. Però è bellissimo perché mantiene tutta la bellezza e le caratteristiche estetiche del finissimo. Quindi rimane un orologio discreto, se così vogliamo, quantomeno si nasconde sotto il polsino con facilità. Guarda, discreto, qui adesso secondo me quando pubblicherai sta puntata avrai una pioggia di risate su discreto, perché questo è tutto Le aspetto nei commenti. su tutto tranne che discreto. Però ecco, mantiene quelle caratteristiche che lo rendono elegante, Sì, certo. nonostante sia un orologio che Allora, si faccia orologi notare. in oro con queste caratteristiche nel settore, tu sai bene, ne abbiamo diversi. Questo è un orologio che si va a posizionare di fianco a un Royal Oak tutto full gold. Sì, indubbiamente. Quindi diciamo il posizionamento è quello, e tante grandi maison ormai presentano e producono orologi di questo tipo, ormai anche braccialati. Sì. Quindi è una referenza, quest'anno anche doppiata da quella in oro giallo, che nel catalogo Bulgari mancava. Perché prima c'erano soltanto... Cosa c'era prima? L'ha Perché, fatto un full gold, ma tanto tempo fa, ed era sabbiato. È piaciuto, neanche lo ricordo. ma non bene. come questo. No, questo è eccezionale. Questo è già il incredibile. secondo, e l'hanno presentato l'anno scorso. Sì. Diciamo, ovviamente non sono orologi che ne vendi uno ogni 2 mesi, quindi... Però piacciono e si vendono. Certo, averlo riassortito è già un sinonimo di successo. Bellissimo. Va bene. Perfetto. Immagino ci sia altro C'è da altro, vedere. quindi questo adesso lo mettiamo un attimo da parte. Dopodiché, Ale, passerei a mostrarti questa meravigliosa creazione Bellissimo. di Jaeger-LeCoultre. Eleganza pura. Qui davvero vince a mani basse. Un Master Calendar in oro rosa, Fasi luna. fasi luna. Tu hai il datario qui periferico. Sì. Cosa molto interessante che hanno introdotto in quest'ultima versione è che la lancetta che indica il datario, Sì. a un certo punto, non so se ti accorgi, qui da 15 passa a 16, quindi Ah. salta le fasi Ah, luna ok, per saltante. evitare che... C'è scritto. Sì, C'è anche scritto. Per evitare- Data saltante. sì, per evitare che Copra la fase. copra la bellezza delle fasi di luna. Fantastico. È questo. spettacolare. Fantastico. Quindi l'hanno completamente ridisegnato perché poi i numeri del calendario sono posizionati in maniera tale da raggiungere il 31, ma comunque saltando tutta questa parte Esatto. qui. Sì, sono Quindi stati tutti hanno ristudiati. inventato questa complicazione per preservare la bellezza del quadrante. Delle fasi di luna soprattutto, sì. Fortissimo. Dopodiché hai l'indicazione del giorno, Sì. qui, giorno della settimana e del mese. E del mese. Calendario completo. Calendario completo, perfetto. Magnifico. E poi immagino che dietro... Altrettanto mamma bello anche mia, sul che retro. spettacolo. Bellissimo. E Straordinario. questo qui è il solito Master Control. Questo è il Master Control, calendario annuale, fasi di luna, Bellissimo. con data saltante, appunto, Una di come hai detto quelle- giustamente tu. Tutto regolabile da questi pulsanti, Sì. ce n'è anche uno qui. Anche qui abbiamo questa alternanza di satinato sui lati con lucido dall'alto. Che lo Sì, rende sì, è una lavorazione molto, preziosissimo. molto complicata, Sì, nonostante sia un lingottino d'oro e poi il sì, peso, si sente. come sempre, sugli oro sì, che è un po' il bello, sentirne la presenza al polso e Sì, sì. fa il suo. È quello che incide anche nella scelta. Sì, no? sinceramente Voglio sì. sentire un orologio in Sinceramente oro e quindi il suo peso. Pensavo adesso, Magnifico. mentre parlavamo, come questa build collection in realtà sarà velocissima. sì. Sì? sì. Beh, 150.000, forse dovevo alzare il budget. Ma chissà, Chiederò ai piuttosto miei è, finanziatori. è probabile che tu non abbia nulla da scegliere, da scartare. Ma Vedremo. me lo auguro, Vedremo. per una volta vado via a mani vuote, ma con una scelta semplice. Un elemento Bellissimo. di difficoltà io te lo devo inserire. Però. Aspetta, Sì, perché prima voglio sapere il listino di questo orologio giusto. e voglio anche capire Sì. quanta differenza c'è tra un solo tempo per quanto full gold e un super complicato
di Allora, altissima fascia. qui siamo a 32,5. Ok. Che potrebbero essere tranquillamente anche di più, ma come al solito queste Sì. informazioni teniamocele per noi. D'accordo. Che già i listini aumentano spesso e non di poco. Però diciamo che come rapporto qualità-prezzo di questa creazione è un prezzo eccezionale questo. Dobbiamo Ma immaginare assolutamente che sì. se un orologio così lo compri Patek Philippe vai oltre 100. Certo. Tranquillamente. E Jaeger-LeCoultre di sicuro non ha nulla da invidiare alla Non ha manifattura nulla di da invidiare, Patek. anzi è una manifattura, come sappiamo benissimo, antica e Credo tra anche tra le le più prime. esclusive, tra le più le esclusive. migliori. Tantissime volte Audemars Piguet, per esempio, ha acquistato calibri di Jaeger-LeCoultre. Certo, anche Cartier. Anche Cartier, Il certo. piccolissimo, per esempio, che montavano il manuale, il calibro 101, se non ricordo male, lo brevettò Jaeger-LeCoultre. E quindi, tornando a quello che stavo iniziando a dirti prima, di comunicarti il valore, L'elemento di difficoltà. l'elemento di difficoltà. Perché una variante, forse? Un'alternativa. Vediamo. Sulla stessa marca, un'alternativa ricevuta da pochissimo. Mhm. Vediamo. I cassetti magici di Mario Mossa. Stavo per dire, cari amici e amiche, qui dietro c'è un mondo. Sono pronto. Reverso, l'avevo visto. Sì. Alternativa complicata. Però, Anche perché... però gustosa. Questo ti mette veramente in confusione. Sì, il reverso è Cassa di un'icona. forma. È un'icona. È così bello in oro. E mi piace il fatto anche che siano due vere alternative tra di loro, perché sono molto diversi, bellissimi entrambi, però sì, completamente diversi. Dalla forma della cassa all'indossabilità, anche semplicemente alla dimensione, no? Al polso. Sì, hanno poi dei tratti comuni, per esempio la complicazione sostanzialmente qui è la stessa, Sì. con in più il fatto che ha il secondo fuso. In un movimento però di forma, che è la bellezza di Jaeger-LeCoultre. La bellezza di Jaeger-LeCoultre, ciò che lo rende complicato. Sì, però appunto qui abbiamo anche un secondo orologio praticamente. Sì, è un secondo fuso fasi luna, però è anche veramente gli cambia immediatamente aspetto. Ci tenevo a dire due cose. Mhm. La prima è, se noti qualche imperfezione, qualche segnetto, è perché comunque c'è la plastica. Sì, li avevo capita notati. delle volte che la plastica, spostandola, lasci dei segni. Beh, un orologio del genere Deve essere protetto. Però deve anche essere, sai, maneggiato, mostrato, quindi ogni Certo. tanto... La seconda cosa che volevo dire invece è che questo orologio è proprio l'emblema del elegante, ma indossabile anche in un contesto più sportivo. Perché? Solitamente uno è portato a pensare l'orologio in oro è quasi sempre classico, difficilmente lo si considera sotto un profilo, sai, più informale, sportivo, da tempo libero. Questo rispecchia Questo è un elegantone. classicità, eleganza e Anche quant'altro. se anche con uno spezzato informale Sì. ce lo vedo benissimo. Voglio dire che questo orologio invece sarà anche per il cinturino fagliano, così Sì, più sì, sportivo. più sportivo, Te lo sì. puoi mettere anche sotto un giaccone di pelle marrone. Indubbiamente E sta sì. troppo bene. Sì, sono d'accordo. E il cinturino fa tanto, perché questo cinturino così elegante rende l'orologio altrettanto elegante. Sì. E magari un cinturino più sportivo sdrammatizzerebbe anche lui, perché alla fine è un bellissimo orologio con un quadrante chiaro che richiama appunto la sportività. Per me ci starebbe benissimo anche lui, con un cinturino adeguato. Cinturino, lo proporremo all'azienda, vediamo. Che poi tra l'altro è stato fatto sui Master Control, quando è stata rinnovata tutta la linea, la prima, come dire, non voglio dire sfornata, la prima collezione che è stata fatta, aveva questo cinturino cognac, non so se ti ricordi, marroncino chiaro, liscio. Sì, ricordo. Qualche modello c'è anche nelle spasse Jaeger-LeCoultre. Poi anni dopo hanno introdotto anche delle novità con quadrante blu, col fagliano blu. Sì, e l'ho visto anche sul reverso, un cinturino molto sportivo con un duo face. Con questo voglio dire che su orologi tondi molto classici hanno già utilizzato cinturini più... No, secondo me ci sta benissimo. E poi dipende anche da chi lo porta e come lo indossa un orologio. Il listino di questo reverso, che ha due quadranti e praticamente sono
quasi 2 orologi. Quasi 2 orologi. Sono curioso di capire rispetto al Master Control. 32 e 4. Quasi lo stesso prezzo. 100 euro di differenza. 100 euro di differenza. Però ti posso E dire che 32, per 100 euro di differenza io sceglierei comunque il reverso. Sarò banale, sarò... Non sei banale, un orologio così identitario, un'icona così forte che ma anche l'azienda lo sa. E spesso è favorito rispetto alle casse tonde. C'è da dire che potendo farlo e potendomelo permettere, se potessi scegliere questi 2 orologi, comunque il Master Control lo acquisterei come secondo orologio, Certo. nel senso che lo vorrei in ogni Anch'io. caso, non è un orologio che escluderei assolutamente. Però tra i due la prima questo scelta momento, sarebbe reverso. sul reverso. Almeno adesso, poi mi capita di cambiare idea. Ok, perfetto. Allora, un'altra proposta. Altro oro? Sì, sempre più oro. Sempre più Oggi ci oro. piace Oggi l'oro. sono molto contento dell'oro, bellissimo questo. Portofino, solo tempo, anche questo è un emblema di eleganza Magnifico. eterno. Allora, ti voglio subito dire che sto notando una cosa. Tra l'altro sono molto contento perché a me piace tantissimo l'orologio in oro. Non ne sono un utilizzatore perché almeno fino ad oggi l'ho reputato ancora un po' difficile per me da portare, anche se è soltanto un fattore psicologico. In realtà andrebbero utilizzati, si potrebbero utilizzare veramente senza alcun problema, anche perché poi così finemente lavorati onestamente si confondono molto spesso con l'acciaio. Sì, cioè, sì. non lo vedi immediatamente che si tratta di oro. Salvo che tu non lo veda alla luce naturale con un polso scoperto, ecco, Esatto. sì, passa abbastanza. E ho notato, anche se non è la regola, che abbiamo molto spesso quadranti chiari e sono molto eleganti. Anche se, per esempio, il primo che abbiamo visto, il Bulgari, parte da una base assolutamente sportiva, no? Un bracciale integrato. Sì. Però ecco, Sì, sto c'è una notando predominanza di quadranti chiari, anche se adesso vedrai. Altro? No, però tante novità che sono state appena presentate al Watches and Wonders hanno anche una bella quantità di quadranti scuri sulle casse in oro. Per esempio, IWC ha presentato, per esempio, dei quadranti nero obsidiana, proprio ha registrato il colore Pantone, nero obsidian, tutti su cassa in oro rosa. Magnifico. Strepitosi, quindi il portoghese solo tempo, il portoghese classic chrono, il portoghese 8 giorni e il calendario Il perpetuo. calendario perpetuo è incredibile. Eccezionale. E lo sdrammatizza ancora di più, diventa ancora più semplice portarlo secondo me, perché quell'accostamento cromatico dello scuro con la bellezza dell'oro, che sia giallo, che sia rosa, a me piace tantissimo. È vero. Tornando al nostro portofino, invece, questo è un classicissimo ore, minuti, secondi con data, con fondello chiuso perché viene riportata l'incisione dello scorcio di portofino. Magnifico. E questo scommetto anche che è un elegante un po' più abbordabile, no? Assolutamente sì. Un solo tempo con data. Qui siamo a 14.300 euro. Insomma, Prezzo- è assolutamente in linea con Prezzo centratissimo, un secondo me. orologio in oro. Bellissimo, davvero bello. Allora Ale, l'ultima proposta che inseriamo è questo splendido Gerald Charles in oro rosa Sai di colpirmi dritto al cuore con Sì. Gerald Charles. e quadrante cioccolato Soleil, anche questo. E questo qui è bello quanto il primo Bulgari che Sì, mi hai mostrato. l'abbinamento è molto simile. Sono L'abbinamento comunque è molto simile, però sono due cioccolato cose. Soleil. Sì, sì. Certo, due cose diverse. Due cose diverse, anche se vengono dalla stessa matita. Bulgari 8 Cassa maestro. viene da Gerald Genta e la cassa maestro è l'ultima cassa che ha prodotto il maestro Gerald Genta. Vedi? Sì. Bello, bellissimo. Vabbè, come tutti i Gerald Charles, a me piace tanto la forma della cassa, l'esclusività, questa voglia di accostare la gomma all'oro, o Sì. comunque a un orologio che dovrebbe essere elegante, ma in realtà è uno sportivo elegante. sì, è un po' come un reverso, no? Che alla fine nasce come orologio sportivo, è un'icona di Art Deco, però è anche elegante, no? È Assolutamente. soprattutto elegante oggi il reverso. Sì, questo è proprio uno sportivo di lusso. Ecco, Sì, sì. il mercato oggi
chiede tanti di questi sportivi di lusso. Non tutti riescono, devo dire, a esprimersi in maniera adeguata nell'offerta. Gerald Charles con questa cassa ha fatto veramente bingo. Questo abbinamento, come hai correttamente detto tu, del cinturino in caucciù, che poi ha questa finitura spettacolare, a me piace tantissimo e la rende proprio appuntita, ruvida al tatto. Sì, è un orologio per chi si distingue, secondo me. Decisamente. Non è per tutti. Il movimento anche è fantastico, perché è un movimento di manifattura Vaucher. Eccolo. Rimanendo sempre in tema di novità Watches and Wonders, e rimanendo a tema Vaucher, manifattura Vaucher, Tag Heuer ha sviluppato un orologio spettacolare, costosissimo, in 2 varianti di colore, una che tende al blu e una al rosso, di crono flyback, fondello completamente realizzato in vetro zaffiro, quadrante skeleton ma non completamente, ed è realizzato in collaborazione con la manifattura Vaucher. È un bellissimo esercizio di stile, un orologio pazzesco. Ne vedrete sicuramente sui social. Mi piace, parecchie immagini. Di questo mi piace particolarmente il profilo anche sottile. Sì. Bello. Listino di questo Gerald Charles? Il listino... Immagino sia altino. Beh sì, il posizionamento di Gerald Charles è alto comunque. 33,8. 33,8. Bello, bellissimo. E mi sa che il budget alla fine non era sufficiente per portare a casa tutto, quindi dobbiamo sederci e decidere. Sicuramente dovrai fare una selezione. E allora è arrivato il momento. E probabilmente dovrò anche farti uno sconto. Me lo auguro. Nico, 150.000 euro, scelta con tutto quest'oro davanti. Sei abbagliato? Sì, veramente sono abbagliato. Poi quadranti, cioè niente di eccessivo, tutto veramente, nonostante il full gold, tutto veramente elegante, discreto. Sì, sono d'accordo. Bellissimi. Anche veramente... questo, che è sportivo, però risulta è uno dei miei anche, preferiti. Anche per me, risulta anche elegante. Sì, fenomenale. E per fortuna ho un budget alto, perché ce ne sono almeno 4 che quindi puoi portare tutti a casa. Però dobbiamo fare i conti, quindi parto dal primo, che è anche il più costoso, e che indubbiamente voglio in collezione. Mettiamo la base per il budget. Sì, partiamo da lui. Che vuoi in collezione sempre per finta. Sempre per finta. Per ora un giorno vincerò una lotteria, no? Non gioco mai, ma... Io ce lo auguro, Ale. Conosco il tuo debole. Allora, listino 49,2. Per una volta sono contento che costino tanto, così raggiunge il budget. Poi passo subito a quello che assolutamente voglio portare a casa, Gerald Charles. Vado. Sì. Non avevo dubbi. Listino 33,8. 33.000 e siamo a 83.000. Quindi potrei farcela. Poi, per quanto possa sembrare banale la scelta, anzi probabilmente lo è, e io dico reverso, perché il Master Control è bellissimo, però come abbiamo appena detto, prima del Master Control credo che metterei in collezione un reverso. E quindi reverso. E reverso sia. Che forse riesco a portare tutto, perché questo qui, per quanto bello, ha un prezzo più che tutto abbordabile. Non lo so, però io questo l'avrei messo pure dentro. Vediamo se ci riusciamo. Più 32,4, sei a 115.000. Ce la faccio. Portofino poi lo prendiamo. Questo qui. Poi lo prendiamo. Sono d'accordo. Poi lo prendiamo. Master Control, calendario fasi luna. Quanto ci piacciono le fasi di luna. Le fasi di luna e i budget finti. Esatto. Povero me. Povero Nicola. Sono a 147,9. Hai visto? 148.000, 147,9, rimarrebbero pochi spiccioli, i quasi 14.000 credo, no? Il listino di... Sì, qui siamo a 14,3. Direi che non ci entrano.
O ci potrebbero entrare Facciamo con una un prova, bello perché comunque scontone. io su questa cifra non ti posso Non fare lo puoi sconto, sei sotto i 150. Ma Però compri se di più, se aggiungessimo il portofino per Esatto. le serate meno eleganti, un po' più tranquille, diciamo. Sei a 162,2. il mio budget è 150. Vediamo, un cliente Io. che spende tutti questi soldi e ti compra tutti questi Sì, orologi merita un ottimo sconto. Vediamo, perché nei commenti ce lo chiedono in continuazione, ma qual è lo sconto che ti farebbe Che sconto farebbe? Nicola? Sì, che sconto farebbe Nicola? Ricordiamoci che lo sconto è sempre proporzionale. Facciamo finta che sia qualcosa di generico, insomma. Però ti stai divertendo, oggi? Tantissimo. Allora, se io ti faccio, Ale, non ti faccio lo sconto che meriteresti. Ok, va bene. Perché è naturale. Grazie, grazie innanzitutto. Però, Meriteresti uno sconto che è sicuramente superiore al 10. ok, Per tutto questo oro, non meno del 15. ok. Però se ti faccio il 15 vai troppo sotto budget. Ed è peccato. Vabbè, contentissimo insomma di poter portare a casa tutto, però ora ti dico onestamente, i 2 orologi proprio preferiti in assoluto, Gerald Schatz che userei direi tutti i giorni Anch'io. senza difficoltà, e questo Bulgari che vorrei utilizzare tutti i giorni, è un po' più complicato, però è un finissimo, si nasconde sotto il polsino, dai. E poi che mia, meraviglia. è il bello che sono veramente In oro reali. rosa con Nonostante questi quadranti, abbiano cioccolato, soleil, tutti e due. Nonostante abbiano dei quadranti simili. Detto questo, però, noi la nostra puntata l'abbiamo portata a casa, ma non prima, come sempre, di averti chiesto invece qual è il tuo orologio preferito. Realmente, cosa metteresti in collezione tra tutti questi? Reverso, Sì. grande classico, grande eleganza, ti contraddistingue. Mi fa impazzire. Ma poi 2 orologi in uno. Sì, tra l'altro. Io non ho un reverso Sportivo duo il face. giusto. Non ho un reverso duo face. E allora è il momento. Anche se pure questo quanto è Eh. bello, sto orologio, quanto è bello. Questo è per È pochi. incredibile. Bello. È incredibile. Nico, grazie mille Grazie a te, Alessandro. dell'ospitalità. È come sempre un sempre. piacere. Alla prossima. Alla prossima.